ragazzi, oggi andremo a vedere una piccola recensione per quanto riguarda le migliorie che sono state apportate a questo car tablet della Road Ambi che ho installato e recensito qualche tempo fa sulla mia Nissan Qashqai, dove qua sopra trovate i link per andarvi a vedere l'installazione. Dopo qualche periodo di utilizzo, qualche mese di utilizzo e diciamo il contatto diretto con il venditore, siamo riusciti a far funzionare anche il parcheggio assistito, che durante l'installazione e la recensione del tablet stesso non funzionava, non c'era proprio la voce per poter attivare questa opzione. Chiaramente per chi ha il parcheggio assistito sulla Nissan Qashqai, ragazzi, non è che se non avete il parcheggio assistito montando questo tablet vi esce fuori il parcheggio assistito. Andando a impostare dei parametri differenti per quanto riguarda il menu CAN bus, siamo andati a tirare fuori questa opzione, quindi c'è stata questa volontà da parte del venditore per andare a correggere quelle piccole cose che io avevo elencato come non funzionanti. Oggi andremo a vedere queste piccole cose per quanto riguarda questo Road Ambi F10. Allora, la prima cosa che andiamo a vedere è il parcheggio assistito. Vedete? La scritta in italiano è leggermente decentrata. Ragazzi, io vado a trovare anche il pelone nell'uovo, però è deformazione professionale. Io sono pignolo e vabbè. Comunque è stato inserito, vedete? C'è la possibilità di parcheggiare sia orizzontalmente che verticalmente. Avete visto, per terminare l'operazione dobbiamo comunque, come accade sul Dasaida, andare a pigiare. In quel caso nel Dasaida c'è il pulsante fluttuante per poter attivare e disattivare le telecamere a 360. In questo caso possiamo, e basta, anche rimettendo la P rimane sempre la schermata del parcheggio assistito. In questo caso possiamo andare ad agire sul pulsante questo dedicato. E torniamo alla home del launcher. Quindi i tasti, questi touch saranno così configurati: il tasto di accensione con un solo clic aprirà le telecamere a 360, secondo clic va ad aprire anche la telecamera frontale e la telecamera sotto lo specchietto destro, terzo clic si disattivano. Questo pulsante ha la doppia funzione: se teniamo premuto questo pulsante di accensione ci va anche a spegnere il tablet. Per riaccendere il tablet basta cliccare il tasto. Il tasto della home serve per tornare alla home, quindi dove siamo, qualsiasi applicazione abbiamo aperta ci ritorna alla home, anche se abbiamo aperto il navigatore, cliccando con il tasto ci torna alla home lasciando aperta l'applicazione, quindi in background. Ha anche la seconda funzione: tenendo premuto questo tasto della home ci va ad aprire le applicazioni che abbiamo aperte in background, quindi tutte le applicazioni che stiamo utilizzando, che non abbiamo chiuso, e con questa opzione possiamo andare anche a dividere lo schermo a metà, nel senso che possiamo tenere premuta l'applicazione che vogliamo dividere sullo schermo e poi da quest'altra parte, che ne so, vogliamo mettere YouTube e abbiamo lo schermo a metà, quindi da una parte ci sarà il navigatore e dall'altra parte ci sarà YouTube. Quindi possiamo vedere sia filmati che navigare. Per quanto riguarda la possibilità di stoppiare lo schermo, non tutte le applicazioni presenti nel tablet possono avere questa funzione. Vedete, dice la modalità non è supportata a schermo diviso. Per decidere quale applicazione dobbiamo mantenere basta scorrere da questa parte per avere di nuovo la mappa a schermo intero. Poi la freccetta di ritorno, ragazzi, serve per tornare indietro ma disattivare l'applicazione, quindi tornando indietro con la freccetta ci va a disattivare l'applicazione, quindi la disattiva e torniamo alla home. Se stiamo ascoltando la radio la stessa cosa, tornando indietro disattiva la radio. Poi il più sarà per aumentare il volume e il meno sarà per diminuire il volume. Non possiamo attivare una doppia funzione per questi tasti più e meno, però possiamo aumentare il volume da questa parte. Se stiamo ascoltando la radio, vi faccio vedere, possiamo andare a scorrere sotto la barra per aumentare e abbassare il volume. Quindi
ascoltiamo la radio, vogliamo aumentare il volume, possiamo farlo anche direttamente, sentite, da questa barra qua sotto. Ok? Poi, come vi dicevo, stiamo ascoltando la radio e vogliamo tornare dietro e disattivare l'applicazione. Con la freccetta chiudiamo l'applicazione e torniamo alla home, quindi ci disattiva l'applicazione che stavamo utilizzando. Allora, adesso vi faccio vedere come andare a impostare i tasti touch all'interno del menu contestuale. Prima di andare a toccare in quel menu, quindi andare a fare le variazioni per quanto riguarda questi tasti o altre opzioni che vogliamo abilitare o disabilitare o modificare, come eventualmente il microfono interno, aumentare la sensibilità del microfono interno, aumentare il volume del Bluetooth e quant'altro, ogni volta che andiamo a modificare quelle impostazioni ci va a resettare il DSP. Ogni volta che andiamo a toccare quindi all'interno di quel menu e poi salviamo, ci resetta tutte le impostazioni del DSP. Quindi vi consiglio di andare a regolare il suono alla fine, quando avete fatto tutte le regolazioni possibili e immaginabili che volete impostare il vostro tablet. Quando avete finito di impostare il tutto, andate a regolarvi il DSP, il suono del tablet, così almeno siete sicuri che non vi resetta di nuovo la cosa. Un'altra cosa strana che ho notato, forse è proprio l'impostazione, è che anche impostando il car tablet in sleep mode, quindi in on, praticamente non mantiene l'informazione, nel senso che a breve si riaccende subito, spegnendo l'auto e riaccendendo l'auto dopo un'ora, 2 ore mantiene l'impostazione. Ma il giorno dopo, quando andiamo a riaccendere l'autovettura, riparte da zero. Io adesso non so se è proprio un'impostazione di fabbrica dello stesso, per magari non andare a assorbire energia alla batteria, quindi durante i lunghi periodi va a disattivare l'alimentazione, o è un problema di menu. Questo, ragazzi, non ve lo so dire, però ho notato questa cosa. Allora, vi dicevo, per andare ad impostare i tasti, questi qui, dobbiamo andare su sempre care informazioni, poi dobbiamo andare su l'ultima voce, About Davis, e dobbiamo cliccare su quell'icona ed entrare con 8878 e diamo ok. E qui siamo in questo menu tra virgolette segreto, e dobbiamo impostare questi tasti su Touch Studio. Vedete, io già ho impostato diciamo le varie cose. Allora, per impostare questi tasti dobbiamo andare a cancellare su Clear tutte le impostazioni precedenti e andare a effettuare la nuova configurazione. Quindi sul tasto di accensione Power, quando lampeggia andremo a cliccare sul tasto di accensione. Sulla Home lampeggia, andiamo a selezionare la Home. Su Back andiamo a selezionare la freccia di ritorno indietro. Sul volume più andiamo a selezionare il più, sul volume meno andiamo a selezionare il meno. E questo è per quanto riguarda i tasti touch. Poi torniamo indietro. Invece, per impostare l'autovettura idonea per far uscire il parcheggio automatico, è questo qui il menu. Dobbiamo andare su Can Type. Qui selezioniamo il numero 6, vedete, già selezionato il numero 6, andiamo su All, numero 6, quindi clicchiamo sul numero 6 e andiamo a scegliere. Di default è impostato una delle due, quindi i primi due menu che si incontrano, e infatti in quel caso non c'è il parcheggio assistito. Per tirare fuori la possibilità di poter utilizzare il parcheggio assistito, dobbiamo andare a selezionare questa voce qua giù, quindi non le prime due, ma dobbiamo andare a selezionare questa qui subito dopo Juke X-Trail. Ok, selezionando questa voce esce il parcheggio assistito. Poi da qui dobbiamo salvare. Ok, prima di salvare vi faccio vedere anche un'altra cosa. Volume, a settare
tutti i vari volumi all'interno del tablet, il volume della radio, il volume dell'USB, il volume del Bluetooth. Io ho settato come di default il navigatore, ho messo 10, ho settato come il telefono, ho messo 15, poi ho messo il Bluetooth, il guadagno, vedete, Bluetooth mic gain, ho messo 10 e il Bluetooth, il volume del Bluetooth ho messo 20. Allora, il guadagno del volume, ragazzi, ho messo 10 perché aumentando va ad amplificare troppo i rumori internamente alla macchina, e quando siamo in viaggio non si sente bene il viva voce perché cattura troppi rumori, si sente troppo rumore di fondo, fruscio, e non si sente bene. Effettuare le telefonate in via voce tramite la SIM inserita all'interno dello slot funziona benissimo, si sente molto meglio. Invece, andando ad effettuare le telefonate tramite la connessione al telefono riconnesso tramite Bluetooth, la qualità peggiora notevolmente. Quindi per chi utilizza il telefono in macchina, il via voce in macchina per lavoro, consiglio di andare ad installare il microfono aggiuntivo. Una volta che abbiamo fatto le nostre impostazioni, dobbiamo andare a cliccare su salva, e lui ci dice di riavviare il tablet. In questa maniera, quando il tablet verrà riavviato, avrà salvato le nuove impostazioni. In teoria, ragazzi, l'avvio del tablet quando lascio la macchina di sera e la riaccendo di mattina è questo qui, fa proprio il riavvio totale. Quindi non è più rapida l'accensione, ma va a fare tutta la procedura nuovamente del tablet. Questa cosa, vi ripeto, non lo so, non so spiegarmela. Ragazzi, poi parecchi di voi mi chiedono se su questo tablet si può installare anche altri launcher tipo Agama Car Launcher. Io vi devo dire che ho provato, l'ho installato, però aspettate che lo vado ad attivare, eccolo qui. Però vi devo dire che non funziona perfettamente. La radio non viene letta, la radio di base del tablet, come accade su altri tablet, non è compatibile al 100% con lo stesso, mentre su il Dasaita Agama Car Launcher funziona perfettamente, riconosce tutte le applicazioni che sono di origine del tablet, quindi le applicazioni anche della ROM stessa. Su questo car tablet Agama non riconosce alcune applicazioni che sono originarie della ROM. Sulle applicazioni che Agama va a rilevare all'interno del launcher stesso non c'è né la radio, non c'è né il DSP, alcune applicazioni della ROM non vengono recuperate, lette da questo car launcher. Quindi non so che dirvi, ragazzi. Se volete metterlo, io vedete ho provato a installarlo, però sinceramente non mi ha convinto al 100%. Vedete, comunque il volume tramite le gesture non funziona, anche da qua su più o meno non funziona, quindi ragazzi c'è una sorta di incompatibilità. Possiamo anche installare il launcher della Vivid, quello che praticamente si trova all'interno dei tablet della Dasaita. Scaricandolo dal Play Store possiamo installare anche questo launcher, se vi piace di più rispetto alla Agama. Se proprio non vi piace il launcher di default di questa ROM, possiamo andare a installare anche questo qui, dove troviamo sempre, diciamo, le stesse caratteristiche che troviamo all'interno dei tablet della Dasaita. Abbiamo la possibilità di vedere i loghi delle stazioni DAB, possiamo scorrere avanti, vedete, e ci mostra praticamente i loghi delle stazioni, quindi alla fine è un po' più carino graficamente. Qui abbiamo tutte le applicazioni installate nel tablet, anche in questo caso però non ci va a leggere la radio FM diciamo della ROM. E poi qui abbiamo le impostazioni, e qui abbiamo per aprire il file manager che ho impostato io, poiché si può personalizzare la barra sotto, ragazzi, vedete, basta tenere premuto, possiamo rimuovere o installare un'altra applicazione al posto di queste qua sotto.
devo dire, a me ragazzi mi piace più questo launcher, si vede molto meglio, non lo so, è più rapido. Una volta che avete messo tutte le applicazioni presenti in queste 3 schermate, quelle che utilizzate di più, possiamo andare a togliere quelle che non servono, e quindi abbiamo la possibilità di inserire le varie applicazioni all'interno di questo menu, o altrimenti andare a ricercare tutte quelle all'interno che abbiamo installato nel tablet stesso. Funziona anche il navigatore TomTom, ho provato varie cose, vari navigatori, funziona molto bene anche il TomTom, Google Maps funziona bene. Il resto ragazzi di questo tablet funziona molto bene, vedete quanto ci ha messo ad aprire la schermata del TomTom, ci ha messo molto meno del Dasidra, quindi su alcune applicazioni devo dire che questo car tablet è più veloce del processore del Dasidra, del Rock Chip. Questo MediaTek su alcune applicazioni è più veloce, su altre meno. Comunque devo dire che come fluidità ragazzi è un buon tablet, è un buon processore, non mi sembra che scalda più di tanto, che come connessione sono rimasto molto soddisfatto di questo car tablet, avendo installato come di consueto questa applicazione MacroDroid che vi ho fatto vedere anche su altri tablet. Anche in questo caso si va a connettere molto velocemente. Quando entro in macchina e si collega al Bluetooth, si va direttamente a collegare al wifi del telefonino, all'hotspot. Abbiamo la possibilità di poter effettuare le telefonate tramite l'assistente di Google, quello che non accade ancora con il Dasidra. Vi faccio vedere. Ehi Google, chiama Lucilla. Sto chiamando Lucilla. Ok, vedete, parte la schermata. Ho notato anche una cosa, adesso vi dico. Tim, messaggio gratuito. Chiamata per... Allora, Dopo 10 anni di ricerche abbiamo... sentite, ho notato una cosa, quando diciamo parte, aggancia la telefonata in viva voce, va a alzare in una frazione di secondo il volume tantissimo per quanto riguarda la radio che stiamo ascoltando. C'è questo sbalzo. Ragazzi, io ripeto, vado a dire tutte le cose che noto e anche le piccole cosette che vado a notare. Allora, vi faccio vedere. Allora, ok, faccio vedere, vedete, YouTube funziona tutto. Vi volevo far vedere un'altra cosa per quanto riguarda il menu contestuale. Allora, questo è il menu classico che troviamo su Android, e questo, care informazioni, è il menu dove abbiamo tutto a disposizione, dalla regolazione della luminosità del display, dal giorno alla notte. Io ho messo il giorno a 6 e la notte a 0 per dare meno fastidio. Poi abbiamo auto mode, abbiamo la possibilità di andare a regolare, vedete, i colori dei tasti laterali. Io ho messo rosso chiaramente perché si intona con la nostra Nissan. Poi abbiamo il menu volumi, da qui possiamo anche andarci a regolare i volumi, vedete, lo stesso menu che siamo andati ad impostare all'interno del tablet, in quel menu che si entra con il codice 8878, ce lo ritroviamo anche in questa schermata, e possiamo andarci a regolare tutti i volumi, Bluetooth, il volume il suono del telefono quando arriva una telefonata, il volume di sistema generale, il volume dei media, quindi la musica, video, musica andiamo ad ascoltare, il volume del navigatore e il volume del Bluetooth. Abbiamo tutto all'interno di questo menu volume, troviamo tutti i volumi disponibili. Poi abbiamo il DSP, che una volta che abbiamo impostato tutte le nostre impostazioni preferite dobbiamo andare a rimpostare nuovamente. Quindi questa è la rogna ogni volta che andiamo a cambiare le impostazioni. Poi abbiamo la possibilità dei video, disattivare i video in movimento. Per quanto riguarda il navigatore possiamo scegliere su questo menu quale navigatore utilizzare e il fix del volume. Possiamo andare a scegliere, io in teoria adesso ho messo Maps, ma possiamo scegliere tutti quelli che abbiamo a disposizione, anche un navigatore offline come i GoPal.
possiamo scegliere questo e selezionare i GoPal. Il navigatore è già installato all'interno del car tablet e così andiamo a sfruttare un navigatore che non necessita di connessione internet. Usciamo, ok. Allora, vedete, è installato il GoPal, quindi quando andiamo a cliccare sull'icona navigatore, invece di Maps ci andrà ad aprire iGo. Quindi possiamo impostare qualsiasi cosa, il TomTom, quello che volete, ragazzi. Ok? Usciamo. E torniamo alla home. Allora, eravamo arrivati a questo menu di navigazione, poi qui c'è il menu Bluetooth dove possiamo impostare l'autoconnessione al telefonino quando si connette, e qui c'è praticamente il menu dove ci dice la MCU installata, la ROM che abbiamo installato, il Bluetooth, il media, e da qui entriamo, come ho fatto vedere prima, con 8878 nel menu tra virgolette nascosto, dove ci sono tutte le altre impostazioni che trovate al suo interno, dal logo che vogliamo fare partire quando accendiamo il tablet, il display, possiamo andarci a regolare praticamente la luminosità, il tono, il contrasto. Come configurazione ha tantissime cose questo car tablet, cose che addirittura non ha il Dasaita. Oltre abbiamo anche qui una serie di tutte le impostazioni, ne sono infinite, ragazzi, quindi attenti a quello che andate a toccare. Se toccate un qualcosa che non dovete toccare, poi evidentemente il tablet non funziona più come prima. E poi diciamo c'è il linguaggio che dobbiamo andare a impostare, e qui c'è questo menu icon. Allora, queste icone, queste applicazioni che si trovano all'interno del menu del tablet, Carinfo, FCam, CarCD e quant'altro, possiamo andarle a disattivare da questo menu e possiamo andare a rimuovere queste che sono all'interno del tablet. Vedete, Carinfo, Car 360, cliccando 2 volte sul nome dell'applicazione la mettiamo in questo menu, quindi la sospendiamo, la togliamo dal menu del tablet, quindi quando sfoglieremo le applicazioni non troveremo più queste applicazioni. Anche FCam la possiamo togliere, se volete togliere anche il CarPlay, se non lo utilizzate potete togliere anche quello, quindi praticamente va a disattivare queste applicazioni. Carinfo, Bluetooth Music, navi, video, audio, e questi AVWin anche lo possiamo togliere, e lasciamo queste che utilizziamo, quindi il navigatore, il Bluetooth Music, il Car Informazioni, la radio, video e quant'altro, e poi facciamo salva. Riavviamo il tablet. Ok, una volta che il tablet sarà stato riavviato, non troveremo più quelle icone all'interno, vedete, del menu, non ci saranno più. Ok? Quindi andiamo a togliere le applicazioni che praticamente non vogliamo utilizzare, che non ci servono. Abbiamo lasciato solo Carinfo e 360 e l'altra applicazione l'abbiamo tolta, vedete, non ci sono più. Questa pagina è rimasta vuota, quindi potete aggiungere adesso le applicazioni che volete voi. Andiamo a scegliere tutte le applicazioni presenti sul nostro tablet, Tab Z, teniamo premuto e ce lo spostiamo nel menu, o questo vuoto o questo prima, andiamo a riempire la pagina prima, ok? E così abbiamo a disposizione ancora una pagina intera per mettere tutte le nostre applicazioni. Per quanto riguarda la personalizzazione dei tasti sul volante, sono impostati di default, funzionano tutti, ma non abbiamo la possibilità di fare la doppia funzione. Comunque, andando a cliccare, chiaramente dobbiamo entrare nel menu audio off, cliccando sul pulsante OK del volante ci va a cambiare la fonte, quindi vedete, se clicchiamo su OK va a selezionare, io stavo ascoltando Radio DAB, in questo caso apre la radio FM, cliccando ancora su OK ci va ad aprire i video che abbiamo all'interno del tablet, vedete? Ci va a riprodurre i filmati. Cambiando ancora OK torna al lettore multimediale, quindi per ascoltare l'audio, i file multimediali che abbiamo all'interno del tablet. Poi cliccando ancora su OK
ci va ad aprire la schermata del Bluetooth, poiché abbiamo la possibilità anche di poter ascoltare i file MP3 che abbiamo all'interno del nostro smartphone sul tablet. Poi cliccando ancora su OK ci torna alla radio. Stop, fa tutto il giro praticamente multimediale di quello che possiamo andare a vedere o ad ascoltare all'interno del tablet, i file che abbiamo all'interno del tablet. Quindi anche questa cosa funziona. Poi chiaramente il più e meno sul volante funziona, il tasto per cercare le stazioni radio funziona, il tasto per quanto riguarda la risposta del telefonino ci va ad aprire la schermata del Bluetooth, quindi possiamo rispondere o chiudere la chiamata. Vedete che comunque, ragazzi, i tasti al volante non possono essere personalizzati con la doppia funzione, ma abbiamo tutto quello che serve. Allora, vi dicevo, la radio DAB. La radio DAB si sente benissimo, però non abbiamo la possibilità di poter interagire con il widget all'interno della home del launch. Però vediamo dalla barra qua sopra, vedete, se clicchiamo qui ci va ad aprire la radio DAB. Voi dite, come faccio a sapere la stazione che sto ascoltando se non voglio tenere aperto l'applicazione DAB? Facciamo così, si può tornare sulla home, basta andare ad attivare la notifica dell'applicazione e quando cambiamo stazione qua sotto ci viene la scritta della stazione che stiamo ascoltando. Ok? Andando avanti, R101, quindi avanti e dietro ci dice la stazione che stiamo ascoltando, la prossima stazione praticamente. Allora, per attivare le notifiche delle applicazioni dobbiamo andare nel menu contestuale, facciamo applicazioni e notifiche, non so se si riesce a vedere bene, e poi qui c'è DAB-Z, clicchiamo su DAB-Z e facciamo le notifiche on. Andiamo a mostra notifiche, spuntiamo questa voce e selezioniamo tutti e tre i player, ok? E in questa maniera poi abbiamo le notifiche per quanto riguarda le stazioni radio, e possiamo fare così su tutte le applicazioni che vogliamo visionare le notifiche all'interno del tablet. Allora ragazzi, siamo giunti al termine di questa recensione aggiuntiva, poiché questo car tablet è stato già installato e recensito, e ripeto ancora, qui sopra trovate il link per andarvi a vedere l'installazione. La cosa piacevole che vi ho fatto vedere è che è stato sistemato il parcheggio assistito, sono stati sistemati la possibilità di personalizzare i tasti touch che abbiamo presenti sul display. Insomma, ci sono state delle piccole migliorie che rendono ancora più piacevole l'utilizzo quotidiano di questo car tablet. L'unica cosa che volevo segnalare è per quanto riguarda la radio FM, che praticamente è rimasta tale, non c'è stato nessun miglioramento poiché non è stato aggiornato nulla. Queste impostazioni che vi ho fatto vedere oggi è solo frutto di un continuo dialogo tra il venditore e il sottoscritto. Mi sembrava corretto e doveroso farvi vedere le cose che sono state migliorate. Diciamo che quando io vado a testare un prodotto vado a vedere anche il pelo nell'uovo, però quando un prodotto viene revisionato, viene sistemato o viene aggiornato, è giusto che io vada a dire anche le cose che sono state poi successivamente migliorate. Ragazzi, il mio canale è supportato dai vostri acquisti. Chi volesse acquistare il prodotto passando dai link che sono presenti nella descrizione del video, io avrò una piccola percentuale. Quella percentuale serve per poter finanziare il mio canale. Un po' tutti i canali YouTube funzionano in questa maniera. Penso che sia chiaro un po' a tutti. Detto ciò, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene, alla prossima.